Imogen Scott è una donna intelligente e irrequieta che si ritrova nel posto sbagliato al momento sbagliato e quindi diventa la prima sospettata per un caso di omicidio. Amici di Wikos, sono Wally, ormai mi conoscete per le recensioni dei giochi da tavolo, ma oggi mi trovo qui su Wikos appunto per una recensione diversa, non tecnica. Faremo una recensione di questa serie TV che vedete alle mie spalle, che si chiama Morte e altri dettagli, della quale vi darò qualche informazione da spettatore. Com'è? Interessante, noiosa, brutta, bella? Lo scopriamo insieme. Iniziamo con il dire che questa serie la trovate su Disney+. È uscita il 5 marzo, è completa, se non ricordo male sono una decina di episodi. Morte e altri dettagli. I dettagli, così come ne parla il titolo appunto della serie, sono importanti. Sono importanti sia per lo spettatore che per i personaggi che si dipanano durante la vicenda. Tanto è ambientata su un transatlantico, quindi classica location chiusa dove i personaggi non possono scappare. Vi vengono in mente Signori Delitto e Servito, se qualcuno di voi l'ha visto, tratto da Cluedo, ambientato in questa casa, quindi location chiusa dove i personaggi non possono fuggire. Allo stesso modo qui troviamo il transatlantico, che è una location chiusa in mezzo al mare dove tutti coloro che sono a bordo non possono andare da nessuna parte. La partenza di questa serie è molto interessante, ti spinge a voler andare avanti, a vedere cosa succede, anche perché non vi spoilerò nulla, se avete visto il trailer questa cosa si evince. Classico omicidio nella cabina di questo transatlantico, chiusa dall'interno c'è il morto. Come si è fatto a fare una roba del genere? Guarda caso su questa nave c'è il più grande detective del mondo, che non è il più Poirot, non è Tenente Colombo, ma è un tale Cotsworth, che ha a che fare anche con la protagonista per una vicenda del passato che scoprirete guardando la serie. Non mi dilungherò parlandovi di regia, costumi, cose, quelle lo facciamo fare alla coppia noiosa di Wikos, John Mira e Hugh Creep, con le loro recensioni tecniche, eccetera. Invece sono qui da spettatore. Io un giorno ho acceso Disney Plus, ho messo sulla serie e me la sono guardata. Ci hanno speso dei soldi, si vede che ci hanno speso dei soldi perché è bello, visivamente bello, gli attori sono bravi, loro due sono molto bravi, sono poi i due protagonisti, quindi io mi sento sicuramente di consigliarla. Come tanti gialli, però purtroppo parte bene, si svolge bene, ma sul finale un pochettino si può dire che le balle ti cadono? Non lo so se si può dire, ma io lo dico lo stesso, ti cadono perché c'è un po' di prevedibilità e un po' di fretta, perché spesso non tutto viene spiegato, molti personaggi sono buttati lì proprio come capri espiatori per farti dubitare di tutti, iniziare a dire è stato lui, è stato lui, è stato lui, è stato lui, poi arriva alla fine che è sempre una risoluzione abbastanza prevedibile, o anche se non risulta prevedibile, tutto sommato non ti fa rimanere a bocca aperta, perché dici va bene, cioè sì, un po' ti scuote, però si poteva fare sicuramente di meglio. Il finale della serie è aperto, succede un avvenimento che per forza di cose va risolto in un ipotetico sequel. Al momento non è stata annunciata, comunque io non mi sento di bocciarla, le darei un 8, ecco, perché comunque a parte la risoluzione un po' tutto il viaggio, che poi forse è la parte più importante, è molto interessante, ti fa venire voglia di andare avanti. Personaggi più riusciti, personaggi meno riusciti, ma questo succede in qualsiasi prodotto cinematografico e televisivo. Io sono molto fan del genere thriller, del genere giallo, quindi di conseguenza l'ho vista molto volentieri, così come ai tempi ho visto Only Murders in the Building, che è sempre un altro prodotto che trovate su Disney Plus. E sono molto affezionato a Mandy Patinkin, che è l'attore che vedete sull'estrema sinistra, perché appunto sono fan di Criminal Minds, in cui lui è uno dei protagonisti delle prime stagioni. Ritrovarlo qui mi ha fatto molto piacere. Livello recitativo, questo lo posso dire, lui è tra i più bravi e mantiene sempre alto il livello di interesse. Cosa carina di questa serie, che non ho detto prima ma che vi dico adesso, è che c'è un voice over, ovvero nonostante loro siano tutti lì, c'è il detective, quindi lui si rivolge sempre allo spettatore cercando sempre di fargli delle domande, di continuare a tenere alta l'attenzione, no? A fargli scoprire nuovi dettagli e di conseguenza provare a metterlo sulla strada giusta, o forse. Quindi, ripeto, non la bocciamo. Non è una serie per niente da buttare, il viaggio vale il biglietto. Per questo motivo, visto il finale un po', le darei un 8 pieno, ma solo perché è l'ultimo episodio che lascia un po' l'amaro in bocca, ma tutto quello che c'è prima, ragazzi, vale assolutamente la visione. Non dico che il finale sia proprio da buttare,
però ci si sarebbe potuto spendere un pochettino di tempo in più per costruire un finale degno di tutto quello che c'è prima. Bene, con questo io ho finito. La mia era una recensione da spettatore, di cuore. Il prodotto è bello, è divertente, guardatelo, osservate bene perché vi trae molto d'inganno. Seguite ovviamente Wekos, non solo per me perché sono sicuramente il più bravo, ma per tutti coloro che ci lavorano. Grazie per essere stati fino a qui e ci vediamo chissà in un altro video.